Ciao ChatGPT, come stai? Ciao Mauri, tutto bene, grazie. Spero anche tu stia alla grande. Come posso aiutarti oggi? Io ieri mi trovavo in Italia e faceva freddo e pioveva. Ho deciso di partire e di andare in Spagna. Secondo te ho fatto bene? Capisco benissimo e direi proprio di sì. La Spagna di solito offre un clima molto più mite e piacevole, quindi è una bella mossa per schivare il freddo e la pioggia. Sono sicuro che ti godrai di più il clima spagnolo. Quindi cosa faccio? Proseguo per il sud, vado per il nord, vado a est, vado a ovest. Insomma, dov'è che trovo più caldo? Dipende un po' da quello che cerchi. In generale, andando verso il sud, come la costa andalusa, troverai temperature più miti e più calde, specialmente in inverno. Se invece ti muovi verso est, magari verso la costa catalana, anche lì il clima è abbastanza piacevole. E ovviamente ogni zona ha il suo fascino, quindi dipende anche dalle tue preferenze e dalle avventure che vuoi vivere. Non voglio fare tanti chilometri, un 150-200 massimi, però non voglio stare neanche in un posto super turistico. Vorrei stare in una piccola cittadina, magari dove c'è non so, una cattedrale da visitare importante, però non voglio stare neanche sulla costa, ma neanche proprio in montagna. Insomma, mi puoi aiutare? Certo, capito. Allora, una buona opzione potrebbe essere proprio Manresa, che non è troppo turistica, ha una bellissima basilica e si trova in una posizione molto comoda, non troppo lontana dal confine. Inoltre ha anche aree camper ben attrezzate e un bel centro storico da esplorare. Direi che potrebbe essere la scelta perfetta per quello che cerchi. Mi fido di te e parto. Perfetto, allora buon viaggio e buon divertimento. Sono sicuro che ti piacerà tantissimo. Se ti serve altro lungo la strada, sono qui. Buona esplorazione. Ciao! Siccome a noi le cose normali non piacciono, abbiamo deciso di farci aiutare dalla IA ChatGPT per poter così vedere magari qualcosa di diverso. Siamo al nord della Spagna. Ovviamente siamo appena tornati da Varsavia, avete visto l'ultima puntata, c'è stata un attimino una piccola pausa in Italia, ma insomma non abbiamo ripreso il viaggio Italia-Francia fino ad arrivare qua. Ma iniziamo da qui, iniziamo dal nord della Spagna, diciamo dal confine, ok, la Figuera, e ascoltiamo cosa ci dice questa IA. Io ho paura sinceramente, però guardiamo questa avventura. Ufficialmente partiti per questo viaggio di prova in compagnia di ChatGPT. Madonna, che roba! Che ci sono anch'io, Non è che vado da sola con ChatGPT. Con ChatGPT. Che poi chi è? Allora ragazzi, penso che un po' tutti sappiano che ormai l'intelligenza artificiale è entrata un po' di prepotenza negli ultimi anni nelle nostre vite e ChatGPT è quella più utilizzata, soprattutto per chiacchierare ed avere risposta ad alcune domande. Allora abbiamo pensato, ma perché non fare un viaggio chiedendo proprio all'intelligenza artificiale dove andare? Cioè non lo decidiamo noi, lo decide lei. E infatti oggi stiamo andando a Manresa, che è un paese che non conosciamo. Io alzo la man. Marrend, si chiama Manresa, e secondo me saremo fino a qua. Allora, a parte queste battute che sono dettate dal caldo perché ci sono ben 25 gradi, direi che possiamo partire per la statale, ci aspettano 2 ore di strada. Andiamo ahí, andiamo ahí, Ahí. ahí. Vamos, adesso bisogna dire vamos. Andiamo. Some real love, don't wanna be left behind. Did you know you can drink love? Ooh, but you never drink enough. Quadratura perfetta in controluce per darvi fastidio. Un piccolo aggiornamento. Per adesso ChatGPT ci ha fatto fare una strada, diciamo 1000 metri così, e adesso un altro
per fortuna è brutto rezzo, quindi Grazie ChatGPT per averci portato in questo splendido posto. Ma il tempo? Vabbè, siamo arrivati ieri sera, sta iniziando a uscire il sole, ma è mezzogiorno, giusto per farvi capire. Non è che stamattina abbiamo lavoricchiato qualcosetta, quindi insomma abbiamo fatto passare il tempo. Siamo qua in questa zona di camper, area verde. Sono i camperini verdi, quelli di Park4Night, dove hanno dei servizi tipo acqua, carico, scarico gratuito, alcuni a volte la corrente, e devo dire che li stiamo incontrando sempre più carini. Allora, dov'è che siamo poi atterrati? A Manresa, questa località in proprio, diciamo, zona Barcellona, vabbè, metto la cartina così capite, dove non c'è nulla. O meglio, abbiamo detto che volevamo vedere qualcosa, insomma, andiamo a vedere cosa ChatGPT ci propone. Inizia un po' a starmi sulle balle comunque, adesso ve lo dico così. Mauri è un po' boomer su queste cose dell'intelligenza artificiale. Fai a mano, va, la manovella che è la cosa che funziona bene da tutta la vita. Non sono boomer. Sei generazione X forse No. tu? Sì, sono generazione X, ma tutto ciò che è tecnologia a me piace tantissimo. Se non sostituisce l'uomo. Se lo aiuta, sì. Sono per... Se lo sostituisce, no. E sta sostituendo il cervello dei vostri figli. Allora, non si può sostituire la manovella a mano, perciò per adesso Mauri deve tirar giù le biciclette. Sempre si fa tutto a mano. Gira. Oh, il tempo non sarà un granché, ma quest'estate su al nord dell'Europa avevamo più felpe di oggi, quindi per me va benissimo anche così. Oh, cazzo! No. È il 20 di ieri. Ma perché questi uno all'anno si devono disintegrare? No, cosa è durato 2 anni? 2 anni? Niente, sappiamo cosa ordinare. Prossimo acquisto di... Vabbè, succede. Io non lo cucio più. No, ma questo non lo puoi neanche provare a cucire. Non so neanche se lo rimettiamo su, forse per il cartello, vediamo. Come nel video di settimana scorsa, che vi avevamo accennato che avevamo fatto degli upgrade al telefono, dovevamo ancora montare quelli che sono i supporti per andare in giro, per tenere il telefono lì. Con la particolarità che Marina non ha ancora portatelefono adatto, quindi non so se per lei funziona questo. Perché è magnetico, no? Esatto, Allora non lo so. Perché dovrebbe stare attaccato lì. esatto. Io ho paura. Vedere? Non sta. Cavoli, che calamita potente. Fammelo cadere, No! Siamo alla Place del Mercato, così si dice in catalano. Siamo alla piazza del mercato, perché è molto simile al piemontese, di Manresa ovviamente. È un mercato, vendono le castagne, così vado a chiedere quanto costano, così le compariamo con quelle italiane. No ragazzi, per la compra al mercato e regalem castagne, cioè mi regalano delle castagne se compro qualcosa dentro al mercato. Questo è il classico vecchio mercato, c'è anche a Marbella, in Barcellona, a Madrid, molto famoso. Che sono mercati che vengono poi riutilizzati non solo più come mercato, che comunque continua ad essere, ma anche ci sono localini dove vendono pesce, dove vendono caffè. Andiamo a prendere caffè. Però questo non lo trovo. La trippa. Puoi lavorare con una tacchetta? Spiega, no. È un regalo simbolico a tutti quelli che vengono a comprare al mercato e poi esci con lo scontrino, ti regalano un conetto di castagne. Io l'ho mangiata una. Io no, però sono buone. Los de trastos y de coleccionistas. Ah, vale. Mercado de segunda mano Ah, vale. para el mes que viene. Signora ci ha consigliato tutti i ristoranti dove mangiare. En Marbella, en Estepona y en Casabermeja, un pueblo Encantados de conoceros. Estamos, vamos. Que paséis muy buen viaje. Nos encanta que nos vengan a visitar. Sí, bueno. Grazie mille. Acordaros Perfecto. de nosotros. Claro, así nos recordaremos siempre de los consejos de los restaurantes. Gracias. Murales nel quartiere antico.
Andiamo di lì. Mi ricorda alcune vie piccole di Genova, non proprio i Caruggi perché sono più stretti, però mi ricorda queste case vecchie di mare. Bella! Siamo arrivati in Plaza Mayor al bar che ci ha consigliato una di quelle signore gentilissime che praticamente ci hanno raccontato che questa città, Manresa, è una città medievale, lo è ancora oggi perché non hanno ristrutturato da allora e quindi siamo venuti a fare un giro in questa piazza. Ci deve essere forse il municipio che ha ancora un edificio medievale. Ciao Gigi, Ciao, dimmi pure, sono qui per aiutarti. vorrei sapere che cos'è il Carrer del Vals, qua di fianco a noi. Mi dispiace, al momento non ho informazioni specifiche sul Carrer del Vals a Badalona. Potrebbe essere Non siamo una a via Badalona. meno- Non siamo a Badalona, siamo a Manresa. Perfetto, allora controlliamo le informazioni per Manresa e vediamo cos'è. Il Carrer del Vals è una strada medievale a Manresa, in Catalogna. Rappresenta un esempio significativo dell'umanistica medievale, con un percorso stretto e sinuoso che segue il profilo di un precipizio. Oggi ospita un centro di interpretazione che mostra la vita quotidiana di Manresa nel XIV secolo, anche attraverso risorse multimediali. Grazie. Lo potremmo usare per spiegarvi le cose. Zitto. Spiega meglio di te sicuramente. Prova a farglielo dire, digli di spiegartelo in una maniera divertente, con battute, come farebbe Maurizio. Me lo puoi rispiegare in una maniera divertente? Assolutamente, ci metto anche un po' di brio. Se hai altre curiosità o vuoi esplorare qualche altro argomento, in modo divertente sono qui. No, rispiegami di nuovo quello che hai spiegato prima in maniera divertente. Certo, allora il Carrer del Vals a Manresa è una stradina medievale davvero affascinante, tutta tortuosa e stretta come un serpente che si arrampica su un precipizio. Oggi è un po' come un viaggio nel tempo perché ospita un centro interattivo che ti fa vivere la Manresa del XIV secolo con effetti multimediali. Insomma, è un tuffo nel passato ma con un tocco di modernità. Ok, grazie. Vedete che può sostituirvi? Ecco, in questo caso Maurizio non si sostituisce, perché cosa vi dico? Che sono le solite 4 di pietre. Se glielo insegni, secondo me tra un po' te lo dice anche lui. Probabilmente sì. Oggi l'hai già chiamato Gigi e ti ha anche risposto. Sì, ormai è Gigi, lui il suo nome è Gigi. E qua bisogna scendere parecchio. Qua si arriva al museo, che sarebbe il centro di interpretazione del Carrer del Vals, che ci hanno detto che è chiuso. Sarebbe questo passaggio qua, però mi sa che è chiuso. Stanno facendo dei lavori. Sarebbe questo? Da dove si entrerebbe? Non lo so. Sta serrato, sì? Vale, grazie. Bene, allora proseguo e vado a vedere la cosa principale di questa città, che ci hanno detto tutti, cioè la basilica. Raccontami qualcosa di più sulla basilica. La Basilica di Santa Maria della Seu di Manresa è un vero capolavoro gotico catalano, costruita tra il XIV e il XV secolo, progettata da Berenguer de Montagut, lo stesso architetto della Basilica di Santa Maria del Mare a Barcellona. Ha una navata centrale ampia e luminosa, arricchita da vetrate policrome. All'interno si trovano opere d'arte importanti come il retablo del Santissimo Sacramento, e la basilica è famosa anche per il suo campanile quadrato e la facciata che mescola elementi gotici e modernisti. Capito ragazzi? Diciamo che vi diamo maggiori informazioni e adesso andiamo a vederla. A la derecha Vale. y se baja también al subsuelo para entrar en la basílica, la segunda a la izquierda. Allora ragazzi, 5 euro l'ingresso a testa, quindi 10 euro. Per vedere la seconda basilica più grande ne vale la pena. Andiamo a vedere i resti romani adesso, abbiamo mezz'ora di tempo perché poi dopo c'è le funzioni, quindi via, corriamo. C'è scritto che sono i resti della primitiva canonica. Sono sempre 4 pietre. Sì, come vedete ci sono le solite 4 di pietre romane, ok, che giustamente te le mettono lì perché sono belle. Ma andiamo nel sottosuolo, sotto il suolo.
cattedrale è stata completamente ristrutturata e ad oggi è la seconda cattedrale nella Catalogna con la navata più grossa. E adesso andiamo a vederla. Come vedete è abbastanza austera, medievale, quindi non ha grossi affreschi, ma ha queste vetrate che sono uno spettacolo da vedere. Per la fattura e soprattutto per questo contrasto fra colorato e scuro. Secondo me quando c'è il sole la rende molto di più. Adesso andiamo sotto l'altare che c'è la cripta. Sottoterra, qualche metro, ci troviamo la cripta. Puoi dirmi esattamente quali sono i santi che sono conservati qui nella cripta? Certo, nella cripta della Basilica di Manresa le reliquie più significative includono quelle di Sant'Agnese, che è una santa cristiana venerata fin dai primi secoli, e poi quelle di San Fruttuoso e San Maurizio, entrambi santi molto venerati nella tradizione locale. Se ti serve qualche dettaglio in più su di loro, chiedimi pure. No, parlami di San Maurizio, a questo punto sono molto interessato, visto che sono io. E coincidenza interessante, San Maurizio è un santo molto venerato, spesso associato ai soldati e ai martiri. Originario dell'antico Egitto, è noto per essere stato il capo della legione tebana e la sua storia è legata a un episodio di martirio collettivo. È anche considerato protettore di soldati e di viaggiatori. Se vuoi sapere di più su di lui o su qualche aspetto specifico, fammi sapere. No, mi conosco abbastanza, grazie. Conclusioni? Per 5 euro ne vale la pena. Interessante, ci sono tante cose da vedere, tante parti, tanti resti, tante cose, quindi non è solo entrare in una chiesa fine a se stessa e uscire, ma ci sono proprio delle bellissime 4 pietre, quindi molto molto... Ma perché abbiamo appena iniziato, poi dopo la vediamo. Comunque, devo dire una cosa, ChatGPT in alcuni casi è utile. Diciamo che noi lo sfrutteremo. Fatecelo sapere qui sotto se vi interessa queste cose molto brevi ma molto professionali che ci può dare Gigi. 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 Ti piace questo nome? Gigi, lo chiamo Gigi. Più facile che dire ciao GPT. Comunque, poi se qualcuno si chiama Gigi si offende, spero di no, ecco. Ciao Gigi. Se no come potremmo chiamarlo? Pirla. Javier. È difficile. Io scopro di tutto per non sfaticare. Ascensore pubblico. Quanti piani sono? 3. Ah, ecco dove andava quella porta di Plaza Mayor. Ma chi te l'ha detto? Che si può risparmiare energie? Ah, sì. Ecco, questa qua è la visuale migliore secondo me. C'è una passeggiata lungo il fiume, pedonale ciclabile con vista sulla basilica. Fino a che si arriva al Ponte Vecchio. The nights you didn't call, did not come home at all. Who's gonna hold your hand in the dark? Who's gonna warm your cold, cold heart? Not me, it's not me. Eccola qua che sta intenta a risparmiare anche €1, barbona, che lo compriamo nuovo. Fa niente, bisogna riciclare, l'importante è il recupero. Guarda. Ti rendi conto che è completamente spaccato? Adesso facciamo Lo un zoom. so. Guarda, è tutto crepato. Ma lo so, però Basta. Stai sprecando soltanto scotch. non mi interessa, devo recuperarlo. Vabbè, vi farò vedere il lavoro finito. Ciao. E l'ho già finito il lavoro, già fatto, ci è voluto niente. Eccolo qua. Vedi? Niente di che.
però almeno riusciamo ad arrivare fino ad un punto dove staremo fermi magari un po', magari ordiniamo quello nuovo. Nel frattempo qui c'è proprio vita da campeggio e Mauri lavora. Senti che bella musica. Senti, senti, senti. Tu stai a sentire la musica invece di lavorare. Fa parte del gioco. Nel frattempo che Mauri lavora, sapete cosa sto andando a fare io? Un'altra delle cose meravigliose che quando si arriva in Spagna è proprio come wow, cioè è una figata. Eccola qua, la spesa al Mercadona, raga. È mattina, abbiamo dormito bene e niente, certe cose non cambiano mai. Che ne dite? Questo è compito di Mauri. È un po' che non fai questa operazione. Oh già. Non so se ti ricordi come si fa. No. Ah, ma a proposito, abbiamo un attrezzo nuovo del quale non abbiamo mai parlato. Cosa? Il tiracqua nuovo. Ah. Non è più con la spugnetta. No. È di silicone. Vediamo un po' come funziona. Non lo so, te lo dico. L'ha pulito? Pulito. Ma le zanzare morte si sono staccate? O ce le portiamo in giro fino all'Africa? Oh. Ma dove andiamo oggi non l'abbiamo ancora deciso, perché come sapete lo dobbiamo chiedere a ChatGPT. Vabbè, allora oggi vorrei chiederglielo io, ma lui non mi conosce a me. Come faccio? Aspetta, Sì, ciao allora, Gigi. ok. Lo attivi? Ciao Gigi, tu sai chi sono io? Certo Maurizio, ti riconosco benissimo. Se c'è qualcosa di specifico che vuoi sapere o ti Ascolta, Gigi. ascolta, ferma Gigi. Io sono Maurizio, registro la mia voce e adesso ti presento Marina. Ciao Gigi, io sono Marina. Ciao Marina, benvenuta. È un piacere conoscervi entrambi. Se avete qualche domanda o curiosità, sono qui a disposizione. Oggi col nostro camper ci vorremmo spostare e vorremmo andare, diciamo, nella zona del Penedès. Il Penedès offre tanti percorsi naturalistici, sia in bicicletta che a piedi. Ad esempio c'è il percorso Penedès 360, un itinerario di 180 km suddiviso in 4 tappe che parte da San Sadurni d'Anoia e attraversa colline e vigneti. Inoltre ci sono anche sentieri nell'Alt Penedès che offrono splendide viste panoramiche e un'immersione nella natura locale. Perfetto, allora quale area camper mi consigli? L'area di sosta gratuita a Vilafranca del Penedès offre servizi come acqua potabile e scarico. Inoltre i Pelags di Vilobì del Penedès sono dei laghi naturali perfetti per escursioni a piedi o in bicicletta, offrendo un'esperienza immersa nella natura. Fantastico, questa mi sembra un'opzione molto interessante. Adesso Quindi? guardo su Google Maps dov'è e vediamo quanto ci vuole. Direzione è quello che ha detto lui. Ecco qua la zona dei laghi che ci ha consigliato, vicino a Vilafranca del Penedès, però più su ci sono questi piccoli laghini o laghetti o lagoni dove ci sono diverse aree camper attorno. Ne sono segnate un paio. Vabbè, adesso ne scegliamo una e andiamo. Guarda come sono i laghi del bus. Sono dei bus con l'acqua. Your civil rights, you demand that I eternize your name. Walk ahead. You cover us in shame and I take the blame. Living by the rules to which high school blues. Walk ahead. Vigneti e ulivi. Posto perfetto per noi. Siamo arrivati qua, nell'altra area di sosta indicata dal nostro amico Gigi. Carino, insomma, ci sono le panchine, un parchetto qui e non c'è nessuno. Oddio, ci sono 2 camper qui di fianco a noi, ma è un posto di 40 anime forse. Ha detto Mauri che c'è la piscina comunale. Sì, chiusa, è là. È estiva. Là. Allora andiamo a vedere il lago. Andiamo a fare un giro di bicicletta, poi vediamo dove arriviamo.
È un po' in salita questo pezzo. Stiamo pedalando nel vuoto. Ciao, sì. Sta zitto stanotte, eh? Allora, siamo arrivati al Pelag Petit, che non è un lag, è un pelag, che vuol dire? Che ti sei sbagliata, perché questo qua è quello grande. No, questo qua è il Petit. No, questo qua è quello grande. No, Guarda la mappa. guarda. Comunque, il pelag praticamente È una probabilmente vuol dire Buco. pozzanghera, stagno. Infatti c'è anche la foto del rospo. Vabbè ragazzi, ChatGPT ci ha portato in un posto di... Errata corrige, aveva ragione Marina. Ho controllato sulla mappa, questo qua è il piccolo, infatti c'è scritto Petit. Però sulla mappa non c'era quello grande e ce n'erano solo 2 segnati. E questo è un il primo problema. l'abbiamo visto 50 metri fa e adesso c'era lato, quindi insomma... Un problema di Google Maps praticamente. Comunque, abbiamo capito che questo qua è una specie di stagno, no? L'unica cosa, ci sono dei rospi, forse, il bufo calamita, così c'è scritto. Però lago questo non si può considerare. C'è un altro più grande che forse è un po' più avanti che andremo a vedere. Sì, siamo in mezzo alla natura, non c'è nessuno, arietta fresca. C'è anche l'area picnic qua dietro, ci sono i tavoli, Sì. carino dai. Diciamo che la Burcina è meglio. Proseguiamo, strade accidentate. È di qua? Ah no? Bene. Ah, c'è il pantano qui. Il pantano. Gran Pelag, il grande stagno, dai che ci siamo. Visto che abbiamo trovato una piattaforma, io salirei. Beh dai, adesso il lago si vede, siamo arrivati. Non so se tu sei d'accordo o meno. Se era un tacchino o un'anatra quello là? No, quello potrebbe essere anche qualsiasi altra cosa. Non è che proprio ChatGPT ci abbia aiutato. Oddio. Vabbè, è un posto naturalisticamente parlando molto carino. Un parco dove puoi girare in bicicletta, adesso puoi andare anche avanti se vuoi. Sì, sì, sono giri da 60-70 km. In Eh. effetti le ciclabili qua abbondano. Secondo me è giusto, quello che abbiamo chiesto abbiamo trovato. E allora dobbiamo affinare le nostre ricerche. Dobbiamo imparare a chiedere meglio. Perché qua Comunque questo qua secondo me è il posto ideale dove venire a fare la cacca. Abbiamo trovato la piazza principale del paese con l'unico negozio del paese. Mauri ha bucato. Dobbiamo tornare al camper il prima possibile, prima che abbia la ruota a terra. Esce anche il liquido. Portala a piedi, a mano, a piedi, come si dice. La cosa positiva è che qua è tutto vicino. E quindi praticamente eravamo dietro all'area sosta. Siamo qui. Mi sembra che abbiamo un kit per riparare e Mauri si è appostato per provare. Infilare nuova camera d'aria. gonfia. Vuoi il gonfia gonfia? Possiamo fare un titolo di quelli a chiappa like. Ho bucato in mezzo al nulla. Che sarebbe anche vero, eh? Sì, è vero. Però detto così. Si gonfia. Sì, sono gonfiato un poco per non pizzicarlo. Abbi fede. Vabbè, allora, dov'è che siamo poi atterrati? Siamo atterrati a... come si chiama già? Manresa. Siamo atterrati a Manresa. Spero che da queste immagini precedenti... Spero che dalle immagini precedenti riuscite a capire che abbiamo cambiato completamente l'ottica. E quindi il modo di girare. E quindi... Ma perché? Quello che non è cambiato è la rottura di palle. Questo perché? Perché cercheremo di... Questo perché? Perché cerchiamo di... Ciao Jad. Ciao Jad. Ciao Jad. Ciao. Aspetta. C'è pure quello la mano. Ma perché? Aspetta. Ascolta, ma puoi dirgli ciao ChatGPT? No, posso anche dire solo Posso chiamarti Gigi? Gigi. Eccomi, ti ascolto.
Se c'è qualcosa che vuoi condividere o chiedere, sono qui a disposizione. Certo, dall'indicazione che mi hai dato tu oggi mi hai portato in un posto che fa veramente schifo. Mi dispiace davvero sentire che non sia stato all'altezza delle tue aspettative. Se vuoi, possiamo cercare un'alternativa o vedere insieme qualche altra opzione che ti soddisfi di più.